Buongiorno Maurizio. Cosa si mangia stamattina? Mi prendi perché mentre sto mangiando uova. Bene. E buongiorno anche da parte mia. Un po' sonnata, ma sono qua. Buongiorno, cane da pastore. Mi stavi entrando in camper, lo sai? Che mi hai fatto spaventare, poi ho detto Mauro era giù. Ma questo non è Mauro, ha un viso un po' diverso. Che spavento che mi hai fatto venire. Dove vai tu? Buongiorno a tutti. Buongiorno, da Piano Battaglia, 1650 metri circa. Siamo in alta montagna, in notte fresca, non fredda, fresca, dopo tanti giorni passati a 30, 32, 34 gradi sul mare, di questo fine settembre nuovamente estivo, e siamo venuti quassù per prenderci un po' di fresco e per ammirare la bellezza di queste montagne molto, molto affascinanti. Dietro di noi c'è un gregge di pecore, lo Sì. sentite, blindilin, dilindilin. E ora andiamo a fare anche 2 passi. Venite con noi. Carletto è stato qui tranquillo questa notte, eravamo in 3 camper, una macchina di ragazzi giovani che hanno dormito in macchina e poi sono andati a farsi una bella passeggiata stamattina presto. Con la quale abbiamo degustato un po' del nostro Eric Ries. Esattamente. Gli è piaciuto moltissimo. Adesso andiamo, vai. A dopo. Precisazione. Ieri sera qua abbiamo giocato con una volpina che era simpaticissima, veniva a prendersi da mangiare in mano. E i ragazzi con cui abbiamo chiacchierato e condiviso alcuni momenti della serata ci hanno precisato che gli animali con le corna grosse, che noi abbiamo erroneamente chiamato cervi, non sono cervi, sono daini. I daini adulti sono quelli con le corna belle prominenti e in questo periodo stanno anche facendo la muta, quindi si rischia andando in giro di trovare qualche pezzo di questo corno perché li stanno mutando, li stanno cambiando. E invece tutti questi versacci che sentiamo? Quei versacci che sentivamo ieri sera erano proprio i daini che, essendo in questo periodo in amore, stanno praticamente confrontavano tra di loro, ci davano delle cornate i maschi per poter ambire alla femmina. Quindi 2 passi, andiamo a vedere la panchina gigante che a pochi minuti da qui, una brevissima passeggiata nel bosco. Guarda i daini! È pieno di daini che si avvicinano alla panchina gigante, andiamo a vedere. Stanchissimo dalla lunga passeggiata di 15 minuti, Mauretto si rilassa sulla Spiritoso. Big Bench. La Betty sulla panchina di Piano Battaglia con alle spalle pizzo carbonara. E guardate qua sullo sfondo che cosa c'è? L'Etna! Fumante. Questa qua d'inverno è una pista da sci. Ci sono un po' tante pietre, però probabilmente se la neve è abbondante, qui ce ne vuole almeno mezzo metro,
sicuramente riesce a coprirle tutte le pietre. Breve passeggiata alla panchina e ora si riparte. Stasera dobbiamo essere nuovamente al mare, poi torneremo in montagna nei prossimi giorni. Sì. Ciao cane bianco! È venuto a salutarmi stamattina. Quindi da Piano Battaglia iniziamo a scendere, da 1600 metri stiamo prendendo la statale, la provinciale insomma, che porta a Petralia Soprana e quindi scendiamo di getto di circa 500 metri. Oggi purtroppo tempo ne abbiamo poco e non possiamo fermarci in tutti questi paesini che in realtà ci siamo già stati un po' di anni fa con un camper a noleggio preso qua in Sicilia, e quindi vediamo di saltare Petralia sia Soprana che Sottana, le abbiamo attraversate semplicemente e adesso andiamo in direzione Gangi, che anche quello è un paesino molto carino, quello l'abbiamo girato molto bene l'altra volta a piedi. Comunque guardatevi che belle colline che ci sono qua di fronte. Sosta per vedere Il panorama di Gangi. Guardate che spettacolo là in fondo, tutto sulla collina, bellissimo. Gangi è meravigliosa vista dalla strada, è proprio inerpicata sulla collina con un castello sulla cima. Poi tutte stradine strette, questa strada provinciale che in parte la attraversa e ora la attraversiamo. Allora, abbandonate le Madonie, ci addentriamo in questo saliscendi di colline che circondano le Madonie. Oggi pomeriggio, stasera, abbiamo l'appuntamento con degli amici e quindi stiamo un po' attraversando queste stradine collinari per raggiungerli un po' più verso mare. Saltiamo un po' di paesini per avvicinarci a loro sempre più, perché abbiamo un po' di strada da fare. Ora lasciamo la provincia di Enna, nella quale ci siamo entrati giusto per una ventina di minuti, e entriamo a Messina. È un continuo viaggiare il nostro, non abbiamo mai una meta ben definita, decidiamo così al momento. A sentimento. Da un parco all'altro siamo già nel Nebrali, dove ci sono dei bei maialotti neri, poi prosciutti e tante altre cose. Io lo vedo dal prosciutto, dal punto di vista del prosciutto. Tu vedi subito il prosciutto, non vedi il maiale. Pausa pranzo qui, in un paesino a 1000 metri di altitudine, si chiama Mistretta, e ora un po' faccio due passi, ve lo faccio vedere. E mentre Mauro si guarda partita dell'Inter e Coppa America in contemporanea, io mi faccio due passi. Ora sono al parchetto, paesino come tutti questi paesini tra i Nebrodi e le Madonie, sono abbarbicati sulle montagne, i crinali delle montagne, e hanno il castello sempre in alto.
Eh sì, festa della Croce Rossa là dietro, adesso c'è troppa confusione, me ne vado. Un brevissimo passaggio a mare e stiamo di nuovo salendo in montagna. Stiamo andando in un paesino a 7-8 km dal mare che si chiama Caprileone. Ora saliamo e poi vi facciamo vedere dove saremo. Stasera va così, serata in compagnia e ogni tanto anche Bettina si veste elegante. Elegante col giubbottino di jeans. Ma elegante? Quella nera no? No. Va bene, vai col giubbottino di jeans. Buongiorno a tutti! Questa mattina sveglia qui, nel parcheggio dell'Antica Filanda, il ristorante dove abbiamo cenato ieri sera. Ci hanno gentilmente ospitato nel parcheggio e ora andiamo anche a far colazione da loro. Quindi seguiteci e vi faccio vedere che bel posto che è. Siamo a Caprileone, a 500 metri di altitudine, a circa 8 km dal mare, zona Capodorlando. Questo è un posto molto bello, l'Antica Filanda, sopra Capodorlando. Ha un ottimo ristorante, veramente, dove ha una qualità eccellente, ad un prezzo importante, ma non troppo, nel senso che il rapporto qualità-prezzo l'abbiamo ritenuto molto positivo. Ci hanno permesso di dormire qua con Carletto, d'altronde il tasso alcolico ieri sera era elevato, mettersi per strada sarebbe stato pericoloso. Poi abbiamo questa struttura dedicata a Falcone e Borsellino e in tutti questi tempi, questi anni che siamo qua in Sicilia, ci rendiamo conto che l'immagine di Falcone e di Borsellino è molto sentita. La lotta che hanno portato avanti per regolarizzare questa terra per i siciliani è una cosa molto importante. Qua davanti noi abbiamo il mare ed ecco che abbiamo le nostre amate isole. Qua dietro la collina si vede molto bene Salina, Filicudi e Alicudi. Un posto davvero incantevole in mezzo alle colline, ai boschi di viti, di ulivi, proprio un posto molto bello. Una buona colazione e pochi minuti e Ripartiamo. Carletto riparte. A dopo. Eccoci ripartiti dopo i saluti, una piacevolissima serata assieme, una colazione assieme e noi ripartiamo ora per la nostra strada. Abbiamo ancora tante belle cose da vedere, quindi Mauretto, adesso dove vuoi andare? Adesso volevamo salire nuovamente verso i Nebrodi e arrivare zona di Bronte, un po' alle pendici dell'Etna, così valutiamo se riuscire a salire su l'Etna già domani o al più tardi martedì. Ok, dai.
Salian, qui ci parla di mettere addirittura le catene. Speriamo bene. No, neve non credo proprio ce ne sia, però inizierà a fare un po' più freschino. Eccoli i famosi maialini neri dei Nebrodi. Siamo ben oltre i 1300 metri, inizia a far freschino, io sono ancora vestita semi-estiva con la camicetta a maniche corte e le ciabatte, ma la temperatura si è abbassata notevolmente. Ora arriviamo in cima a zona rifugio, dovrebbe esserci un passo e vediamo di fermarci un attimo. Pausa pranzo, sui Nebrodi, riscaldamento acceso perché inizia a far freschino. Ci mangiamo un po' di roast beef, insalatina e in Mauro intanto si vede la Coppa America là sul PC. Siamo a 1620 metri. Non male. Per essere in Sicilia. E infatti fa freschino fuori. Io non esco ancora perché ho freddo, ma qui si sta talmente Betty è da bene. stamattina che non è uscita dal campo. Quindi arrivati all'altezza di Portella Femmina Morta, 1600 e più metri. Non male, la temperatura è fredda e ora scolliniamo e scendiamo verso Cesarone. Ci sono. Più che maialini neri mi sembravano cinghialotti neri, altro che. Eccoli qua. Le sorprese dei Nebrodi. Eccoli là, un intero branco. Fantastico. Che belli che sono. Finalmente ci stiamo avvicinando sempre più all'Etna. I Nebrodi sono terminati o stiamo uscendo da questo bosco infinito di querce, castagne, lecce, eccetera, eccetera. Siamo a Bronte, purtroppo non è semplice col camper fermarsi, avevamo 2 parcheggi segnalati dall'applicazione ma la sosta è impossibile, uno è nella zona industriale dove siamo ora e l'altro è appena fuori dal paese ma sei proprio sulla strada, quindi non abbiamo possibilità. Qui come abbiamo appena visto è arrivata la colata lavica a pochi metri dalla zona industriale, completamente circondata da piante di pistacchi Bronte, non per niente è la città famosa dei pistacchi verdi. Ecco le piante.